Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi voglio affrontare un tema a me molto caro perché è proprio la base della mia natura e quindi quello che cerco sempre di trasmettervi è proprio come uscire fuori da sistemi limitanti, soprattutto concettuali, che ci hanno ostruito le nostre vene creative, no? E quindi questi schemi concettuali portano, se perseguiti e perseguiti, a soccombere la nostra autenticità e quindi il nostro vero sé. E quindi affinché noi possiamo attrarre da fuori ciò che veramente ci appartiene per diritto divino, siccome ormai sappiamo come funziona la legge, ossia tu attrai dall'esterno quello a cui tu vibri all'interno, e se vibri a una realtà interna di penuria, di sconforto, di falsità del sé, attirerai fuori tali realtà. E noi abbiamo un essere interno che è comprensivo dell'assoluto. Noi siamo l'assoluto, noi siamo tutto. E allora su che frequenza scegliamo di sintonizzarci quando prendiamo coscienza di chi siamo veramente? E qui entra in gioco la nostra volontà cosciente di andare incontro a un libero arbitrio fatto di magnificenza. Ecco, oggi andremo a parlare delle forze indomite, delle forze primordiali che albergano in ognuno di noi, essendo l'assoluto. E quindi come indirizzare nel modo corretto tali forze affinché possiamo avere il massimo risultato. Parleremo della rabbia, della paura di amare. E quindi faremo questo viaggio insieme, sempre per infondervi delle riflessioni funzionali affinché il vostro pensiero sia sempre più ampio, onnicomprensivo, affinché si abbia una vera e propria ascesi del pensiero. Quindi quelle forze che ci governano internamente sono i nostri maestri interiori, che seguendo tali forze, riconoscerle, accoglierle, serve proprio ad abbattere i freni che per educastrazione e moralismi ce l'hanno impedito, manifestando fuori realtà di insuccesso. E quindi risvegliarsi al vero sé più profondo e lasciare che sia Lui a guidarci verso il nostro destino, verso ciò che è nostro per diritto divino, è la sola strada perseguibile per una realtà di successo. E qui noi in questo canale ci educhiamo spiritualmente affinché il miracolo avvenga. Quindi il processo di trasformazione di se stessi è un processo alchemico, proprio come facevano gli alchimisti, dall'emozione più bassa, chiamata piombo, all'emozione più alta, dell'oro della coscienza. E per fare questo, l'osservazione di sé è fondamentale. Osservarsi vuol dire osservarsi e basta. Osservarsi significa non commentare ciò che stai sentendo dentro di te o che vedi di te, ma solo osservarsi. La sola osservazione, per molte tradizioni esoteriche, viene chiamata il testimone attivo. Ecco, la sola osservazione porta alla trasformazione dell'emozione che da una frequenza più bassa, quel piombo, il piombo emotivo, si trasforma nella sua ottava corrispondente, in quella più alta, l'oro emotivo, oro.
Cioè, come dire, cioè, l'emozione si deve cucinare, no? Si deve cucinare per intenderci. È come se e la torta non la devi togliere dal forno prima del tempo, ok? Ecco. E quindi oggi ci occupiamo di far pratica sul campo su come fare per un ottimo risultato di trasformazione dell'emozione che ci giunge. Inizieremo a parlare della rabbia, ok? Ecco, l'emozione si lavora quando arriva, né prima né dopo. Cioè, possiamo fare tanti studi, conoscenza, ma poi l'esperienza che va a suggellare l'integrazione della tua comprensione si fa sul campo, quando arriva l'emozione, ok? Quindi l'emozione si lavora quando arriva, né prima né dopo. Appena arriva. Quindi tutte le teorie che abbiamo studiato dobbiamo metterle in pratica quando arriva l'esame. O per meglio dire, tutte le teorie che abbiamo studiato per andare incontro alla nostra realtà di successo sono funzionali, sono valide, hanno un impatto imminente, togliendo quello che ce lo impediva, togliendo tutta una parte di paure e frustrazioni che ci hanno impedito di manifestare le realtà di successo. Oggi parleremo di un'emozione quindi a me molto cara, la rabbia, che a volte è stata la mia rovina e fortuna allo stesso tempo, ossia il mio esame perpetuo, il mio campo da gioco. Allora, adesso, in questo preciso istante, proprio adesso, ok? Mi accorgo che dentro di me c'è tanta rabbia, tanta rabbia. Che cosa faccio? Guardo la rabbia, la guardo e basta. Percepisco la sua presenza, non devo né smontarla, né capirla, né spiegarla. Non devo cercare una causa, non devo cercare una causa. Sapete perché? Perché sono, la rabbia come altre forze, delle forze primordiali di cui noi non abbiamo e non possiamo avere memoria. Sono forze primordiali dell'uomo e basta. La rabbia, poi, quando arriva, assume immediatamente il volto delle circostanze. Che vuol dire questa cosa? Noi crediamo che ci arrabbiamo perché abbiamo litigato con qualcuno, perché abbiamo litigato, che ne so, col vicino di casa, con nostra madre, padre, con il nostro fidanzato, col partner, con un amico, con uno che ci ha tagliato la strada. No! Perché? Questo è solo il volto superficiale della rabbia, è una sorta di innesco, ok? Perché tu avendola dentro, covandola dentro, che succede? Siccome sappiamo, ormai abbiamo studiato e capito che il mondo fuori non esiste, il mondo fuori ti fa da specchio al tuo interno, ha delle vicissitudini e forze primordiali interne, quindi affinché tu veda quella cosa anche fuori e la vai a integrare, il mondo esterno te la fa vedere. La rabbia è quindi qualcosa che viene dal profondo, è una forza antica, primordiale. Quello che spetta a noi è conoscerla, riconoscerla e accoglierla. E adesso vi dico come si fa, affinché facciate proprio un ottimo lavoro di integrazione, come lo feci io stessa. Come vi ho spiegato nel video della chiave assoluta, la prima parte, quando non riuscivo a manifestare qualcosa o qualcuno, perché il mio ego bloccava, ok? Allora
diedi un'immagine all'ego, un volto, un viso, proprio come fosse una persona. E gli chiesi perché secondo lui io non sarei mai riuscita a manifestare ciò che volevo. Allora che successe? Che l'ego a cui avevo dato un'immagine, un volto, mi disse di ogni, mi disse di tutto. E io usai le parole che mi disse l'ego non più per autoflagellarmi, per frustrarmi, ma bensì per individuare i credo negativi sepolti nel subconscio che mi impedivano di realizzare le mie manifestazioni di successo. Usai quei credo negativi e li cambiai in credo positivi nuovi. Questo vi rimando al mio video La chiave assoluta perché non è argomento di questo video. Bene, così come ho fatto con l'ego, lo feci ancora prima con il mio dolore, dando proprio al mio dolore un'immagine di una figura. È come se inscenando una figura sul mio ego, ok? Inscenai proprio una sorta di un atto, come se mi stavo prendendo, perché lo feci davvero, stavo prendendo il caffè con il mio ego. Cioè proprio feci una sorta di atto psicomagico, come lo chiamerebbe il maestro Jodorowsky, nel inscenare, portare in scena, portare fuori quello che avevo dentro. Fu un atto creativo perché è la mente che cura attraverso l'immaginazione. Ve lo spiegherò anche dopo. Ma lo sapete già questo, in me mago agere, no? Ok. Quindi inscenai di prendere il caffè con il mio ego e mi feci, scusatemi, con il mio dolore, e mi feci rivelare tutto ciò che per paura negli anni avevo evitato di ascoltare, facendogli resistenza e quindi stando male. Mi spiego perché la sofferenza protratta nel tempo è qualcosa che noi scegliamo per paura di sentire veramente che cosa c'è nel profondo. Come direbbe Eckhart Tolle, il dolore è necessario, la sofferenza è una scelta. Io avevo paura di ascoltare che cosa c'era nel mio profondo, una forza indomita. Ok. Bene. Tutto questo per dire cosa? Che questa tecnica appunto del dare un'immagine, una figura, immaginare proprio una figura, un volto, un viso o semplicemente immaginare una sagoma anche e darla ad un'emozione, questa immagine è potentissima. Lo potete fare con qualsiasi emozione. E questa cosa ti permette di essere totalmente presente alla cottura della torta, alla cottura della torta, di quando si sta trasformando l'emozione e non aprirla prima del tempo, ok? Non aprire la cottura della torta evitando di aprire il forno, quindi, ok? Di essere proprio presente ti permette quest'atto di immaginare una figura, qualsiasi cosa, un'immagine, ok, avete capito. Allora, l'emozione quando arriva è la tua occasione di elevazione. Se la perdi, ritorna in modalità boomerang, ancora più forte. Quindi diamo un'immagine, un volto alla nostra rabbia, diamo un'immagine, un volto. Socchiudi gli occhi e vedi che volto assume l'immagine della tua rabbia. Quando lo feci a suo tempo, per me era un drago rosso, infuocato, che si alternava a un guerriero feroce. Sapete quei draghi cinesi che mi hanno messo sempre, prima di fare questa pratica, a me quei draghi cinesi, avete capito quali sono? Mi mettevano sempre paura, non capivo perché. Nessun'altra immagine come quei draghi cinesi. E quando feci questa pratica e immaginai il drago cinese, dissi, caspita, c'è capito com'è connesso? Quindi ecco, un drago cinese, quindi mi si presentò l'immagine di un'immagine molto antica,
Mm. Perché? Perché il nostro subconscio sa, cioè la nostra anima sa che quelle sono forze indomite molto antiche, che hanno a che fare con l'origine dell'uomo. Ok. Cosa succede a questo punto? Quando le emozioni che proviamo si trasformano in immagini, sta accadendo l'alchimia. C'è qualcosa di incredibile sta accadendo, ossia la trasformazione del tuo essere. Cioè, stai adempiendo egregiamente alla trasformazione. Ora, una volta immaginato, una volta dato il volto alla tua rabbia, l'immagine, lasciatevi immergere da questo stato di presenza con il vostro guerriero accanto. Sentitelo proprio, sentitelo. Cosa dovete fare poi? Non dimenticarvi più di lui. Ecco cosa dovete fare. Cioè ve lo dovete portare sempre appresso. Cioè ve lo portate proprio in giro. È chiaro? Cioè, che ne so, ve lo portate in giro quando andate a fare la spesa? Vi tenete il drago, il guerriero, quello che è uscito dalla vostra immagine. Vi spiego? Il volto della vostra rabbia. Cioè la vostra immagine di questa rabbia. Ve lo portate appresso, non lo abbandonate più. Cioè, sta sempre con voi. Ve lo portate a pranzo, quando andate a pranzo con un'amica, con un amico, oppure con, che ne so, facciamo proprio con la vostra persona specifica, laddove ci sono proprio le cose più articolate. Quindi ve lo portate a pranzo, ve lo portate a prendere il caffè, quando state con la vostra persona specifica, oltre a portarvelo sempre appresso dalla spesa, dalla mattina in poi. Cioè, a pranzo o a cena con la vostra persona specifica, ma come pure con un'amica, con un amico, con un padre, con la madre, con chiunque, non ci siete più solo tu e la tua persona specifica, ma c'è anche l'altro. Il triangolo, no? No, in questo caso il triangolo è giusto. Cioè, ve lo portate sempre. È un gioco meraviglioso, ragazzi miei, è qualcosa che vi fa switchare in coscienza, salto quantico, tum tum. È qualcosa di sconvolgente. Sconvolgente, cioè voi siete a pranzo, a cena con con il vostro partner, chiunque, e c'è pure questo qua, e c'è pure il guerriero. Cioè, è qualcosa di sconvolgente. Quando proverete, me lo direte, qualcosa di sconvolgente, si attiva la trasformazione interiore subito, tum tum. E quindi, niente, ormai questo qua c'è sempre, sta sempre con voi. Il vostro guerriero sta sempre con voi. Dentro casa lui c'è, ovunque andate lui c'è. Sapete cosa significa questo? Questo significa che siete voi a domare, a controllare la forza primordiale indomita a vostro favore. Non è più quella forza che controlla voi a suo favore. E questo significa potere. Fate questo e tutti i vostri rapporti cambiano immediatamente, in bene per voi. Adesso vi dico anche un'altra cosa shock. Io l'ho portato talmente ovunque, anche in camera da letto. Perché? Se a fare l'amore con il mio partner è il guerriero che è in me, nasce un nuovo modo di fare l'amore. Il modo vero, quello autentico, totale, integrato. Nasce una nuova te, totalmente. Nel lavoro anche, nel lavoro deve esserci lui accanto a te. Con i colleghi deve esserci lui accanto a te. Lui è la tua forza primordiale che solo tenendolo accanto a te ti permette di padroneggiare quel potere e non esserne più vittima. Perché solo se lo vedi fuori di te lo puoi padroneggiare.
perché fin quando non lo esci fuori di te, coscientemente, dandogli tu un volto, un'immagine, allora quella forza indomita la proietterai inconsciamente su altre persone, cadendone vittima. Mi sto spiegando, no? Perché è tutto dentro di noi. Bene. Se c'è con te il guerriero, non sarai più finto, non sarai finta. Farai in modo che le cose vadano non secondo una morale o consuetudine, ma secondo una spontaneità figlia della tua autenticità primordiale. Quindi, quando io guardo la mia rabbia, sono davanti a qualcosa di primordiale e sconosciuto che vuole solo essere visto. Questo significa presenza a se stessi, ossia non giudicare, né analizzare, né commentare, perché qualsiasi cosa tu possa pensare è limitante rispetto a questa cosa sconosciuta e antica, enorme, che vuole solo darti la misura di chi sei veramente oltre ai tuoi ristretti limiti mentali. Dunque, ribadiamo che l'esperienza dell'emozione si fa sul campo appena arriva. Appena arriva la rabbia, in questo caso, tu fai questa cosa. Nell'ora e nel minuto esatto in cui arriva. Devi guardarla e basta, non commentare, non giudicare, guardala e portatela sempre accanto. Ricordiamo una cosa imprescindibile. Non bisogna domare l'emozione che c'è, non bisogna domare l'emozione che c'è, ma solo percepirne la presenza. Cioè il senso qual è? Non devi diventare una brava persona, autentica devi essere, che significa essere la versione migliore di te stessa. Mi spiego? Devi essere quella che guarda la tua aggressività, non per mandarla via, non per perdonarti, non per perdonare qualcuno, perché perdonare veramente qualcuno significa aver già fatto questo lavoro di trasformazione, mi spiego? Ossia di presenza alla rabbia. Perché? Perché per perdonare davvero qualcuno devi capire che l'altra persona rispecchia sempre te stessa. È te stessa che parla attraverso quella persona che si è potuta arrabbiare o si è comportata male. Mi spiego, no? E ti ha specchiato sempre te stessa. Quindi devi essere quella che guarda la tua aggressività. Non per mandarla via, non per perdonare nessuno, non per perdonarti, devi guardarla e basta. Quindi, non bisogna mandarla via, ma essere presenti e osservarla. Le emozioni che non ci piacciono sono emozioni con cui in qualche modo noi dobbiamo rapportarci, perché se esistono c'è un motivo ben preciso. Le emozioni forti come la rabbia sono immagini di una forza primordiale che vengono a trovarci per un motivo preciso. E sapete qual è? Quando arriva la rabbia, significa che noi stiamo andando in una direzione in cui senza la rabbia non potremmo raggiungere il nostro vero obiettivo o il nostro scopo, perché è una forza interna. E avere cura della propria rabbia significa avere cura di sé, ossia soprattutto di quell'essere sconosciuto che siamo noi, che non conosciamo proprio. È come se la rabbia sta preparando il germoglio di un nuovo modo di essere. Sapete qual è in alchimia l'ottava corrispondente all'ottava bassa della rabbia? L'impeto guerriero. Ecco, questo osservarsi, attivare il testimone attivo, senza giudizio, senza commentarsi, questo osservarsi, dunque, dare un'immagine
alla propria emozione, lo potete fare, ripeto, con qualsiasi emozione. Questo a cosa porta? Questo porta a praticare autenticità vera, rapporti sani, concreti, semplici e naturali. Torniamo di nuovo alla rabbia. Quando cerchiamo di domare la rabbia, arrivano seri problemi di varia natura, psicologici, psicosomatici, eccetera. Domare la rabbia significa essere come tutti gli altri, una persona comune che sopprime se stessa anziché autenticizzarsi grazie all'ascolto di sé. La rabbia arriva affinché noi rompiamo il conformismo, altrimenti non ci arriverebbe questa forza primordiale indomita. Oh, mi spiego, no? Perché è necessario che rompiamo un certo conformismo a cui ci stiamo sottomettendo. E quando noi la mandiamo via questa rabbia e non ci osserviamo e non la accogliamo, ritorniamo conformisti, repressi, non realizzati e soprattutto falsi. Sì, falsi, perché la verità primordiale la stai occultando. Quindi è come se noi saremo aridi, non veri. Quindi quando ci guardiamo dentro, vedendo cosa c'è e troviamo la rabbia, in questo caso, bene, quella rabbia diventa quel guerriero di cui devo domandarmi durante la giornata, mentre faccio le mie faccende, le mie cose, mentre lavo i piatti, pulisco, prendo il caffè, faccio la doccia, esco, vado a fare shopping, mi vesto, devo chiedermi: dove sta il mio guerriero? Ok? Dove sta il mio drago? Dove sta il mio guerriero? Dai, su, stai un po' con me, vieni un po' con me. Ed ecco che accade il miracolo. Quel guerriero che era all'inizio una forza così aggressiva, così paurosa, così... Ecco, quel guerriero lentamente diventa un'immagine familiare. Io e la mia rabbia diventiamo compagni di viaggio. Io e la mia forza antica primordiale incominciamo ad andare d'accordo. Iniziamo a diventare amici, ci conosciamo, ci guardiamo, sorridiamo. Ecco, più questo accade di volta in volta, di volta in volta, perché è un processo che all'inizio appena lo fai dici: ma è meravigliosa questa cosa, ok, poi lo devi fare sempre. È un processo che ha tante fasi e step, ma già da subito è immediato. Allora dicevo, più questo accade, cioè la confidenza con il tuo nuovo e antico allo stesso tempo compagno di viaggio, e più ti si apriranno nuove frontiere. Sapete perché? Perché se sono io in grado di portare con me la mia ombra, allora io posso andare ovunque, niente fuori più mi fa paura. Quando invece vogliamo portare con noi il nostro vecchio sé, il nostro vecchio schema dell'essere perfetti, perché ci hanno insegnato, educastrato così, quella persona che non sbaglia mai, che non fa errori, che non si vuole arrabbiare, che non vuole perdere le staffe, allora sì che la vita sarà un inferno. Perché la forza indomita scalpita dentro, scalpita, vuole abbattere il conformismo. E se c'è rabbia significa che una parte di te vuole assolutamente abbattere un conformismo. Perché? Perché ciò che non incontriamo dentro di noi, in questo caso la nostra rabbia, lo incontreremo certamente fuori, con qualcuno rabbioso, qualcuno che scatenerà addosso a noi la sua rabbia. È chiaro il concetto, no? Bene.
Gli altri e tutto il mondo fuori ci fanno e ci faranno sempre da specchio. La rabbia che non riusciamo a dare spazio dentro di noi, finiremo di certo per incontrarla fuori. Qualcuno magari, ripeto, ci può aggredire rompendo dei rapporti senza neanche saperlo, possiamo rompere appunto dei rapporti senza nemmeno saperlo, roviniamo tante cose, eccetera, eccetera. Legge dello specchio. Ciò che non vuoi riconoscere dentro lo riconoscerai fuori, prima o poi. E adesso parliamo della paura. Cos'è la paura? Allora, la paura è un impulso secondario alla rabbia, va bene? La paura origina da un impulso trattenuto e deriva proprio dalla mancanza di riconoscimento e accettazione di quella forza primordiale di cui abbiamo parlato fino adesso. Va bene? Quindi quell'impulso primordiale trattenuto, non accolto, non guardato, non osservato, è un'energia che sta ferma. Quindi l'impulso trattenuto è un'energia che sta ferma e comincia a traboccare come un fiume, il cui corso viene impedito, trattenuto. Mi spiego? E cosa fa un fiume a cui viene trattenuto? Un fiume trattenuto, che fa? Inonda le terre intorno. Cioè, tu vuoi istintivamente, quindi autenticamente d'impulso fare una cosa, ma non puoi farla. Non puoi farla. Per varie cose. Educazione, educastrazione, moralismi, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, cosa succede? Che hai paura. Quindi vuoi una cosa di impulso autentico, non puoi farla. E che succede quando trasborda la cosa? Hai paura. Ma di cosa hai paura? Te ne accorgi dopo. Intanto hai paura. Perché guardi e vedi quell'allagamento. Facciamo un esempio. Tu vuoi arrabbiarti istintivamente per qualcosa, non so, per qualcosa. Poi ci ragioni sopra, entra il mentale, che è frutto di condizionamenti, eccetera, 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 e pensi, no, 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 non è giusto, non sta bene arrabbiarmi, mi trattengo, 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 trattengo e ho paura di quello che posso dire. Ma prima non avevo paura. Prima che mi insegnassero, educastrassero la mia natura, io non avevo paura. Possiamo anche dire, se mi avessero insegnato a osservare i miei impulsi primordiali, adesso sarei sicuramente, certamente 100% autentica. Ecco. Adesso la mia rabbia trattenuta è diventata paura. Ecco perché è un impulso secondario. Quindi la paura è qualcosa di trattenuto. Quando si ha paura, devi chiederti cos'è che in questo momento è trattenuto. Ed essendo un impulso trattenuto di una forza primordiale, allora la paura è sempre, sempre per ciò che non conosce ancora. È la paura di territori sconosciuti di te. E quindi il tuo vecchio sé ha paura. Il tuo vecchio sé che c'è in te non può farcela. Perché il vecchio ragiona su parametri che sono sempre gli stessi. È il solito modo di vedere il mondo. Allora, come affrontare questa emozione? Allora, anche qui dobbiamo dare un'immagine, un volto alla nostra paura e accoglierla accanto a noi. Familiarizzarci come abbiamo fatto con la rabbia, grazie al grande potere dell'immaginazione.
la paura è un'energia antica, una vecchia signora, possiamo immaginarcela così. La paura è un incontro molto molto importante perché ci porta in un luogo molto molto profondo di noi. La paura di una cosa piuttosto che la paura di un'altra, la paura del buio come la paura delle malattie, la paura di qualcosa, non è la paura. Quelli sono effetti inneschi, effetti secondari. Perché la sola paura che esiste è la paura della trasformazione, è la paura del nuovo. Come vi dico sempre, c'è la paura del divino, la paura della luce, perché abbiamo paura di qualcosa di sconosciuto, di così immenso. E quindi la paura è il principio di una grossa trasformazione, del nuovo che arriva e tu credi di non essere pronto, ma non è così, perché se arriva tu la puoi supportare, altrimenti non arriverebbe. Quindi la paura è un'energia antica, primordiale. Ecco, questa energia ti sta dicendo, quando le dai un'immagine, un nome, ce l'hai davanti, ti sta dicendo, chiamandoti per nome, Francesca, tutto ciò che hai fatto fino adesso ha bisogno di rinnovarsi, di rinnovamento. La paura quindi ti sta avvisando che manca il rinnovamento, che il vecchio dentro di te ha preso il sopravvento e devi riconoscerlo. La paura arriva sempre al momento giusto e spesso quando si cronicizza la paura è perché tu non stai cogliendo che ti vuole portare da un'altra parte. E allora che facciamo? Diamogli un'immagine, un nome, mettiamocela accanto, guardatela come un'entità che ti sta soccorrendo. Abbiamo capito che la paura non è di qualcosa, mai. Paura del buio, delle malattie, di persone, circostanze, mai. Di governi, di sistemi, mai. La paura è per qualcosa di sconosciuto a cui la tua forza primordiale ti sta portando per rinnovarti. La paura è il richiamo del profondo che vuole portarti un rinnovamento. Ricordiamo ancora che la paura sono i nostri istinti primordiali a cui non diamo spazio. Mi viene in mente l'esempio di un'aquila. Immaginate un'aquila che non possa più volare. Avrebbe paura di vivere. Ed è questo che siamo noi. Le paure ci ricordano quanta vita che c'è intorno a noi che non stiamo vivendo. Ecco come affrontare l'integrazione della paura. Ora parliamo dell'amore. Sapete perché si ha paura veramente di amare? Per il motivo che adesso vi spiegherò. Essendo amore, anche questa, una forza primordiale che ci sta portando una trasformazione. Questo è qualcosa che, se non l'avessi sperimentato sulla mia pelle, oggi non potevo nemmeno raccontarvelo. Io sbandieravo sempre, voglio stare una coppia meravigliosa, voglio un amore meraviglioso, una coppia bella, autentica, sì, ok, va bene Francesca. Ma ne ero davvero consapevole di quello che stavo dicendo? No, assolutamente no. Come la maggior parte delle persone.
non ero assolutamente consapevole di quello che stavo dicendo. Perché? Perché amare veramente significa abbattere tutte le difese dell'ego, morire a se stessi. Significa amare veramente, perdere la faccia, le maschere e quindi, per meglio dire, perdere il muro di facciata e non sapere a cosa vai incontro. C'è una grande paura dietro a quella sensazione, a quella cosa quando dici di voler avere una storia. Perché? Ci vuole un gran coraggio per avere una storia. Sapete l'ingrediente magico qual è per avere una storia d'amore vera? Una grande libertà interiore. Perché si dà il caso che quella forza misteriosa, perché parliamo sempre di forze misteriose indomite, quindi si dà il caso che quella forza misteriosa che si chiama amore è il più grande strumento di conoscenza di quello che sei davvero. È il più grande strumento di conoscenza di sé. Quando ami qualcuno, che succede? Scopri delle parti di te che non pensavi esistessero, delle parti di te che sono talmente avventurose, talmente grandi che possono, come si usa dire comunemente, farti letteralmente perdere la testa. O meglio, farti perdere quell'orientamento che gli altri, la società, vorrebbero che tu avessi e che tu mantenessi. Quella normalità che gli altri, che agli altri fa comodo, mi spiego, no? E che succede inconsciamente? Che molto spesso, per non perdere la propria posizione in mezzo agli altri, alla società, tante persone tengono a bada il sentimento d'amore, non lo lasciano espandere. In questo modo vivono a metà di se stessi, precludendosi la meravigliosa opportunità di essere geniali, se lo lasciassero esprimere. Ma andiamo ancora più a fondo. Parliamo del desiderio. Il desiderio. Una delle cose più colpevolizzate dal sistema educastrante. Soprattutto il desiderio femminile, va bene? Questa è una riflessione che mi giunge perché in primis l'ho vissuta io in prima persona e poi l'ho sempre riscontrata in tantissime donne, clienti e decine di mail che ho ricevuto. Allora, il desiderio sessuale con un sottofondo di colpa. Specialmente quando tale desiderio è verso un'altra persona che non è il tuo partner, la persona abituale, specialmente quando il desiderio non è nei confronti della persona con cui stai abitualmente, ecco, per intenderci. Oppure verso comunque un'altra persona, va bene? A cui un sistema di valori castrante ti mette il divieto. Tu ce l'hai dentro questo sistema di valori. Ecco, quel senso di colpa infimo. Ma sapete cos'è quel desiderio che arriva? Quell'erotismo che giunge? Quel desiderio, quell'erotismo è un'energia primordiale, un'altra forza indomita, chiamata Afrodite in qualità di archetipo, in alchimia. Ecco, quell'Afrodite, quell'erotismo, che cosa sta succedendo? Che cosa sta facendo? Sta preparando una nuova tappa
della tua evoluzione personale. L'Eros è la tappa dell'evoluzione del destino di ogni donna. Sapete perché avviene l'eccitazione? Certo è per il piacere, ma la causa primaria è perché quell'Eros ha acceso la prossima tappa del viaggio verso la nostra evoluzione. Questa è la vera causa dell'eccitazione, mi spiego? Ecco, siccome è la conoscenza che rende l'uomo libero, è la conoscenza che ci libera. Io sto qua a darvi proprio quello che a me ha permesso di liberarmi da catene concettuali che mi facevano del male a livello psichico, a livello fisico, somatizzandolo. Ecco, sapere questo, in questo caso, ti libera dal senso di colpa. Perché, come abbiamo detto prima, riguardo alla paura, che è qualcosa che nel momento in cui tu conosci, ti avvicini a quella sensazione, la conosci, è la conoscenza che rende l'uomo libero, allora tu ti senti libera. Sapere cosa sta veramente accadendo dentro di noi libera perché ci conosciamo, quindi sapere cosa sta accadendo dentro di noi libera da infime catene concettuali. L'erotismo che arriva e scende in campo ha dunque lo scopo di tracciare il passo della prossima tappa della tua evoluzione. È tempo, quando arriva, di fare un salto. Sta a te decidere se accoglierlo oppure soccombere adesso. Perché soccombere? Perché, come diceva la mia professoressa di psicologia degli archetipi, Dio, l'archetipo, la divinità che è in te, o ti accompagna o ti trascina. Dunque, o lo riconosci e lo inizi a familiarizzarci, lo accetti, questo cambiamento inesorabile che ti è arrivato dentro di te, una verità inconfutabile, e quindi ti prepari alla gioia di vivertelo. E quindi pronunciando anche il potere del verbo, io mi affido alla bellezza di qualcosa di sconosciuto? Oppure ti trascinerà verso la tappa designata, a cui comunque devi giungere perché ti è arrivata da dentro, e lo farà trascinandoti, quindi facendoti male, con drammi, tormenti, fino a quando non ti arrendi. E quindi scegliere di affidarsi alla bellezza di qualcosa di sconosciuto, di accogliere quello che ti sta arrivando, è libero arbitrio. Scegliere di accogliere tale forza erotica significa accogliere una tappa imprescindibile che mi sta portando a scoprire capacità di me, personalità nuove di me, aspetti di me che ancora non ho visto. Poi le scelte che farete una volta accolta tale forza sono scelte che avverranno spontaneamente, manco te lo chiedi più. E non ci penserete nemmeno un secondo, perché avete accolto la trasformazione. E ciò significa che la paura che potevate avere prima, non appena tale forza erotica è arrivata, ora non ce l'avete più. E quindi le scelte che farete, una volta accolta questa forza, sarà priva di paura, saranno prive di paura queste scelte, saranno autentiche e naturali. E adesso vi faccio un apostrofo sul senso di colpa. Spesso il senso di colpa viene confuso con il rimorso. Allora, il rimorso è quando hai fatto qualcosa di sbagliato a qualcuno e ti dispiace. Punto. Ok. Invece, il senso di colpa è qualcosa di completamente diverso.
Perché il senso di colpa non riguarda il fare qualcosa di sbagliato, ma riguarda l'essere. Il senso di colpa non riguarda quello che hai fatto, ma riguarda quello che sei. Una persona che si sente in colpa, appunto, si sente sbagliato, sente di essere sbagliato. Non riguarda il fare, ma l'essere. E questa sensazione prende tutta la tua natura, in tutta la sua complessità. Il senso di colpa è quella sensazione di non meritare niente di bello e di grande. E come si affronta? Allora, ragazze e ragazzi, ve lo faccio cadere in un attimo questo senso di colpa. Il senso di colpa è del tutto irrazionale e infondato. Perché? Nell'universo, va bene? In natura, nell'universo, non esiste il merito. Non esiste il merito. Vi faccio un esempio. Un delfino non merita. Una giraffa non merita, un leone non merita, un gatto o un cane non merita. L'universo non deve niente a nessuno per essere l'universo e noi non dobbiamo niente all'universo. Nell'universo, in natura, ci sono solo straordinarie opportunità da prendere quando vuoi, se vuoi, ovunque, ma non perché lo meritiamo. Perché è tutto già nostro per diritto divino, come lo è per gli animali, è per tutto l'universo. Mi spiego? L'universo è tuo e tutto ciò che esso contiene e tutto ciò che riesci ad immaginare è già tuo, ti spetta per diritto nella misura in cui lo riesci a immaginare, non perché te lo meriti. È chiaro, no? Il senso di colpa, dunque, è un fatto relazionale, è una trama, un qualcosa di tortuoso, psicologico, non vero, che è fra te e tutti gli altri, fra te e le persone. Quindi tu cambi la trama con la presa di coscienza che è un fatto inesistente, infondato, affermando io sono l'assoluto, io ottengo sempre tutto ciò che è mio per diritto divino. E quindi per ricondurci e fare l'esempio di quella forza inesorabile, l'eros, colpevolizzata soprattutto al femminile, che ci hanno educastrato che fosse sbagliato. Sbagliata quindi la nostra natura e il senso di colpa. Mi sto spiegando, no? Sono proprio agghiaccianti e sottili. Ci hanno quindi educastrato per un sistema di valori educastrante che fosse sbagliato provare un desiderio, quell'eros, quella sensazione che ti sta portando ad essere più grande di quello che credevi di essere. La prossima tappa dell'evoluzione. Abbiamo capito che l'universo non merita, tu non meriti niente, ti appartiene già tutto. E quindi con questa osservazione, l'autoanalisi, noi incarniamo veramente dei poteri assoluti. Perché riconoscendo ciò che è vero, il vero, cioè l'universo è già tuo, allora tu puoi andare incontro ai sistemi di concetti limitanti, analizzarti e fare un'ascesi del pensiero che ti porta a manifestare con grazia, autenticità, bellezza la tua vera natura, senza repressioni. E di conseguenza, se tu sei la tua autenticità e la tua bellezza, non potrai che fare fuori azioni autentiche di rara e unica bellezza. Mi spiego, no? È tutto connesso. E perché è stato sempre occultato questa parte di
femminile, la parte femminile di ogni uomo e di ogni donna, perché arrendersi, o meglio, affidarsi alla bellezza di qualcosa di sconosciuto, avere tale coraggio, significa diventare ancora più espansi, più grandi, geniali, perché avere il coraggio di fare dei passi audaci verso ciò che è sconosciuto significa integrare la vera maestria. E tanti maestri non sono manipolabili da un sistema. Mi spiego, no? Ok. Chi segue il proprio intuito a discapito di quello che gli viene detto è indottrinato dal sistema di valori, credenze. Mi spiego, chi segue proprio il proprio intuito, la propria verdi passione e coraggio, non è domabile, non è influenzabile. Qual è lo strumento del femminile? Quindi ce l'hanno tutti, ok? Il femminile dentro di noi. Quindi, qual è lo strumento del femminile più potente in assoluto? L'immaginazione. In me mago agere, lascia agire il mago, ossia il creatore, attraverso l'immaginazione, che è in me. L'immaginazione non solo è lo strumento di creazione della realtà, oltre al verbo, il potere del verbo, ma proprio a livello chimico l'immaginazione produce certe sostanze che rilasciano i cosiddetti ormoni della giovinezza, della bellezza, va bene? Quindi l'immaginazione cura. Vi ricordate quando vi dicevo in qualche nostro altro video di immaginare quando siete in ansia o non state bene, di immaginare un albero a voi caro, piuttosto che un animale protettivo, di chiudere gli occhi e i riscontri immediati che avete avuto? Perché lì il cervello, andiamo a toccare delle aree del cervello primordiali. Ecco, ma come in questo video stesso vi ho spiegato di dare un'immagine, un volto al vostro disagio, oggi abbiamo discusso della rabbia, ma potete farlo con qualsiasi cosa, con il dolore, la paura. Fatelo. Ecco perché l'immaginazione cura. Fatelo, siate creative e quindi curative. Lo potete fare con l'ansia. Date un volto alla vostra ansia, accoglietela, fatevi dire cosa da dire, stateli in ascolto. Siate creative, curative. Sono tutte energie primordiali a cui noi dobbiamo attribuire delle immagini per integrarle, familiarizzarci. Va bene? Perché? Perché la libertà mentale del femminile, quando è soffocata, diventa malattia. Quando questa libertà immaginativa, invece, è ciò che cura e crea. La libertà immaginativa cura e crea, come pure l'immaginazione negativa ammala. Cioè l'immaginazione ha il potere di creare. La vera natura dell'anima è una natura gioiosa. Perché? Perché l'anima viene dalla gioia infinita, dall'amore infinito. Poi l'uomo, come vi ho anche spiegato spesso, è soggetto ad un divenire inesorabile per delle decisioni cosmiche. E come sua sfida sulla Terra è proprio quello di andare incontro a questo divenire inesorabile, vincendo la sfida. Come? Come la vince questa sfida? Con il ricordo di sé, di chi è, della propria natura gioiosa, ossia della verità. Nel dolore c'è la vita, perché il dolore è il processo alchemico attraverso cui l'uomo passa per partorirsi ancora una volta. E quando l'uomo viene al mondo, si partorisce, è felice. Perché? Ripeto,
la natura dell'anima è gioiosa. Guardate i bambini, i bambini. I bambini ci insegnano che dopo il dolore, l'attimo dopo, ridono, giocano. Piangono e ridano. Ridono il secondo dopo. Ecco, perché tutte quelle parabole sui bambini, in ogni tradizione religiosa, esoterica, come nella nostra, Gesù stesso dice: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità, io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. E cosa vuol dire questo? Come tante altre parabole. Che la purezza a cui dobbiamo ricordarci di riaccordarci è la nostra vera natura, la purezza dell'assoluto, dell'amore infinito, della gioia in cui tutto è possibile. Tutto è possibile. Fateci caso, quando è che stiamo male? Stiamo male? Quando ci identifichiamo in un ruolo o in una sola immagine di noi stesse. Quando ci stiamo precludendo la possibilità di immaginare altro. Quando ci identifichiamo solo nella figlia di, nella fidanzata di, nella moglie di, nell'avvocato di, nella segretaria di, ossia quando ci identifichiamo in una cosa sola che è una mera illusione, è una bugia. Noi siamo molto di più, noi siamo l'assoluto, l'assoluto. Quando non vogliamo o abbiamo paura di liberare i tanti volti che ci abitano, e allora che succede? Che siamo noi stessi una bugia. Sapete come riconosciamo che ce l'abbiamo fatta? Che siamo, guarite dall'illusione? Quando ci mettiamo a fare cose che non facevamo prima, come sognare cose che non avremmo mai osato sognare. Ecco, o a fare nella pratica, praticamente, dalle piccolissime cose diverse, completamente diverse. Cioè, quello che cerco sempre di trasmettervi è quello di osare essere, perché ci sono tante paure subdole che ci vengono dall'educastrazione. Ma come vi ho spiegato prima, tutte queste paure subdole, che sono paure superficiali, perché la paura è solo una, quella della trasformazione e del cambiamento. Ecco, queste paure che vengono da concetti limitanti, educastranti, da una morale educastrante, appunto, sono paure, o meglio, potremmo dire, è un sistema di valori che tende a tenere l'uomo sotto scacco affinché non acceda alla sua natura divina, che è l'assoluto. E allora ci impediscono di vivere una vita ricca di significato, E tutto ciò che ci arriva da dentro è qualcosa che deve essere visto, accolto e integrato, perché sono quelle forze indomite che scalpitano. Spesso c'è quella paura di essere chi davvero si è, la paura di sentirsi veramente per quello che si è, perché si ha paura di sentirsi diversi dagli altri. E quindi la paura di sentirsi soli. E ha a che fare con una specie di condizionamento sociale, di solidarietà. Ma non è una solidarietà giusta, Viene da un condizionamento educastrante. È una sorta di solidarietà velenosa. Tipo, per esempio,
non voglio condividere il mio punto di vista al mio intorno, sono solidale con loro. Perché ho paura di sentirmi diverso, ho paura di sentirmi sola o solo se faccio più degli altri, ho paura di sentirmi solo se desidero di più, ho paura di sentirmi solo e diverso se capisco più degli altri. Voglio dire, e per superare questo step è richiesta l'osservazione, quell'osservatore di cui parlavamo prima, il testimone attivo, e la volontà a superarla, questa paura, con il potere del verbo e l'immaginazione creativa. Perché l'immaginazione cura? Perché l'immaginazione è potentissima? Perché abitua il subconscio alla nuova immagine di te. Come pure quando date un'immagine, un volto alla vostra emozione, che sia la paura piuttosto che la rabbia, piuttosto che l'ansia, abituate il subconscio a familiarizzarci. Quindi, come vedete, ragazzi miei e ragazzi, è sempre la conoscenza che rende l'uomo libero. Sapere. Sia la conoscenza sui libri ci serve ovviamente per sapere come funzionano le cose e poi l'auto-osservazione, che è la conoscenza sul campo, empirica di te. Conosci te stesso e conoscerai il mondo e gli dei, citava l'oracolo di Delfi. E quindi affinché tutto il nostro lavoro di conoscenza, quello che abbiamo studiato, quello che ci riproponiamo ogni giorno per manifestare una realtà di successo abbia luogo, allora l'auto-osservazione di queste forze indomite che bloccano oppure agevolano è responsabilità nostra. Tutto ciò che riusciamo a guardare all'interno non lo vedremo all'esterno e avremo sempre più strada spianata. È un lavoro costante, lo sapete, e man mano si va avanti, si giunge sempre più alla maestria. Perché l'obiettivo è sentirsi unici, non un branco, non nel branco, unici. È l'unicità, il sentirsi unico che detta il successo in ogni ambito, lavorativo come sentimentale. Tutti i più grandi imprenditori, le grandi persone di successo hanno sempre avuto una cosa in comune e questa cosa, quando l'ho capita, mi ha spinto ad andare incontro alla mia vera natura. Ciò che accomuna le persone di successo, la genialità, è la solitudine, che per un risvegliato si chiama beatitudine. Per chi invece ha paura di sentirsi solo ed è nel branco, è repressione. È paura di sentirsi solo, paura di sentire cosa c'è dentro. Paura di sentire che è molto di più di quello che ha creduto fino a quel momento. Quindi paura della sua rivoluzione interiore ed esteriore. Paura della grandezza. Paura di doverlo poi giustificare e di sentirsi solo. Quello che c'è dentro è soltanto un genio che non vede l'ora di manifestarsi. Tu hai un'idea, perseguila, basta, e perseguila e prima o poi vedrai germogli e ti darai tante di quelle pacche sulle spalle che porterai agli altri l'esempio della tua maestria. Perché quello che uomo ha fatto, uomo può fare. E smantellando questi credo limitanti, questi concetti morti, noi andiamo incontro veramente a una maestria totale. Ed è questo quello che il mondo sta aspettando, tutti noi, presenti, vigili, con una fede di piombo nella propria autenticità.
E quindi, ragazze e miei ragazzi, mi auguro di avervi dato un ulteriore assist nel risveglio, nella presa di coscienza di voi stesse, nel alimentare un'ascesi del pensiero verso un circolo virtuoso di gioia e maestria. E detto questo, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!